Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere l'andamento per maggio per le persone che sono in una relazione, diciamo, stabile e anche per le persone che sono in una relazione più o meno. Magari la relazione è conflittiva, non è chiara, può essere una relazione clandestina, quindi andiamo un pochettino a vedere per diciamo il tema relazioni romantiche come andrà il mese di maggio. Primo gruppo mazzo rosso, Ariete, Pesci, Bilancia e Acquario. Secondo gruppo mazzo azzurro, Scorpione, Cancro, Toro e Gemelli. Terzo gruppo mazzo grigio, Vergine, Sagittario, Leone e Capricorno. Quindi potete scegliere o in base al mazzo o in base al vostro segno solare o anche l'ascendente. Io vi consiglio di ascoltarlo, ragazzi, perché personalmente a me risuona molto più spesso l'ascendente rispetto al segno lunare. Scusate, solare, quindi al segno zodiacale. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto il mazzo rosso. Andiamo a vedere che energia scivolosa, direi, a livello relazionale c'è con la vostra persona di interesse nel mese di maggio. Tenete sempre presente comunque che siete in tanti, quindi può essere che non risuoni tutto perché comunque sono letture di tipo generico. Ripeto, potete ascoltare l'ascendente e per integrare le letture ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere. Ok, allora partiamo con un cavaliere di bastoni. Quattro di bastoni. Tre di spade. Nove di coppe. Sacerdotessa. Cinque di spade e ruota della fortuna. Quattro di coppe. Matto. E fante di coppe. Allora, io parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altra persona. Voi tenete comunque presente che le energie potrebbero risultarvi invertite, cioè quello che io parlo essere dico essere la vostra energia può risuonarvi come quella dell'altra e viceversa. Allora, ragazzi, devo dire che ho la sensazione che siate un po' su piani diversi in un certo senso, nel senso che per una persona è più importante un certo tipo di tema, mentre per l'altra persona magari ha più importanza un altro tema ancora. Allora, qui manca da parte vostra un po' di decisione, un po' di intraprendenza, perché ho come la sensazione che il potenziale possa esserci per creare qualche cosa di più duraturo, di più stabile, di più sereno, ma ho come l'idea che a livello pratico le cose siano confuse, magari per problemi pratici, tecnici, logistici. L'altra persona, io ho come questa sensazione che viva questo tipo di relazione che voi avete in modo un po' più spirituale, se vogliamo. Ehm, c'è qualche cosa che entrambe
non vogliono vedere o non vogliono ammettere, cioè nessuno dei due vuole ammettere qualcosa o vedere qualcosa. Devo dire, allora, a me la relazione sembra giovane comunque. Probabilmente mm, credo che il discorso sulla stabilità di cui vi stavo parlando prima faccia riferimento al potenziale che potrebbe avere la relazione, più che al fatto che vi dia realmente stabilità e concretezza. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi delle informazioni aggiuntive, però qui sento che la cosa è ancora troppo fresca, diciamo, per riuscire ad essere, come vi posso spiegare, ben amalgamata. Allora, partiamo, ok, dal cavaliere di bastoni che è spiegato dalla sacerdotessa, da un fante di pentacoli e da un 6 di pentacoli. Confesso che per qualcuno potrebbe esserci una terza persona, che non necessariamente è una persona a livello romantico, però in tutti quei problemi tecnici, pratici di cui parlavamo prima, ci potrebbe essere come una figura di una certa età che ho come la sensazione, ragazzi, ehm, che ci sia qualcosa legato a questa figura. Per qualcuno fa riferimento al fatto che il partner sia un po' mammone o mammona, adesso dipende se è uomo o donna il vostro partner o la vostra partner, però ho come la sensazione che come vi posso dire, ci sia una sorta di pendenza, non voglio dire dipendenza perché non è così, però è come se si desse un valore più grande di quello che è a quello che dice un vostro punto di riferimento o potrebbe essere appunto il punto di riferimento di questa persona. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Imperatrice torre. Ragazzi, se la vostra è una coppia stabile, sento che potrebbe essere giunto il momento di, insomma, parlare di figli, o perlomeno questo è quello che avreste voglia voi. Se non è un figlio, perché magari non è quello il progetto, cioè non è quello sì, il progetto, potrebbe essere un altro progetto. Scusate il bisticcio di parole, però la parola figlio nei tarocchi può essere sostituibile con la parola progetto, ok? Perché qui comunque c'è un'imperatrice, parla di una gestazione di qualcosa, della gestazione appunto di un'idea, piuttosto che mi viene da dire di un nuovo equilibrio anche qui, perché comunque c'è la torre. Datemi una carta per la torre. Mm. Ho la sensazione che qui si parli anche di accudimento, cioè questo senso di stabilità che si sta cercando o che si vorrebbe, ehm, per essere ritrovato ha come bisogno di abbattere certi muri. Qui il messaggio che sento è che bisognerebbe comportarsi un po' di più, diciamo, come una madre amorevole, e un po' meno barriere, un po' meno struttura, un po' meno rigidità mentale, un po' meno ego. Io voglio, io sono, io esigo, piuttosto che, ok, capisco, e da lì è come acquisire una sorta di flessibilità che eh, genera questa stabilità di cui ci parla il 4 di bastoni, o perlomeno è quello che si può fare per arrivare a questo 4 di bastoni. Andiamo a vedere il 3 di spade. Cavaliere di bastoni e sole. Io credo che questa persona in qualche modo vi ferisca, o meglio, voi vi sentite traditi, percepite il comportamento di questa persona come se fosse un tradimento a voi. Non è detto che sia un tradimento,
come lo intendete voi, cioè nel senso non si comporta così, allora non mi posso fidare di lui o di lei. Magari è solo, appunto, già all'inizio vi dicevo, siete parecchio su, diciamo, vibrazioni diverse, quindi all'inizio cercate di essere più flessibili, non abbiate tutte queste idee estremiste, mi viene da dire. Cercate la giocosità nella relazione, la gioia, vabbè, gioiosità non si dice, la gioia nella relazione, perché comunque qui le carte che ci sono nell'energia è bella, è dirompente, avete un fante di coppe e un matto, è un'energia pulita. Cioè le intenzioni sento che sono buone, però qui è come se ci fossero certe rigidità che voi associate alla relazione stabile, che vi fa dire se questa persona si comporta nel modo A, vuol dire che la relazione può diventare stabile o io ho certezze che la relazione sia stabile. Se questa persona si comporta nel modo B, sicuramente non vuole, ma questa è una vostra rigidità mentale in questo caso. È un po' come se vi dicessero, non so, armonizzate un po' di più, no? Andiamo a vedere l'altra persona. Allora, 9 di coppe. Come sempre tenete presente che io questa la leggo come l'altra persona, ma possono risuonare inverse. 2 di spade. 5 di pentacoli, 4 di coppe e appeso. Tenete presente che il 4 di coppe è già uscito qui. Io direi che ho come la sensazione che l'altra persona sia un po' in dubbio, tiri un pochettino indietro nel mese di maggio, perché giustamente c'è un 4 di coppe qui e un 4 di coppe qui. C'è qualche cosa che non volete vedere o che non vedete o di cui non siete consapevoli e diciamo questa parte della lettura la vedo molto protesa in avanti verso la relazione, mentre questa parte della lettura la sento un pochettino più prudente, ma per paura di essere ferito di nuovo. Io ho come questa sensazione che questa persona abbia paura di essere ferita, ci sono come dei dubbi, probabilmente c'è qualche cosa che non appaga a pieno questa persona a livello di relazione, potrebbe essere a livello di discorsi che si fanno, come se... Aspetta, fate attenzione a fare certi discorsi troppo prematuramente perché l'altro potrebbe spaventarsi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo una regina di pentacoli al contrario e un 7 di coppe. Qui se siete in coppia, ragazzi, vi dico che potrebbe anche essere che voi vogliate, cioè se siete in una coppia stabile, intendo, vogliate fare il passo successivo e creare questa sorta di stabilità in più anche attraverso un figlio, il creare una famiglia unita, però sento che l'altra persona non è ancora tanto dell'idea. È come se avesse ancora voglia, di divertirsi, di stare bene, di stare così fondamentalmente. Andiamo a vedere il 5 di spade. 4 di pentacoli e 10 di pentacoli, la ruota della fortuna, abbiamo 10 di spade, papa e fante di bastoni. Allora, qui la persona legata all'altra persona potrebbe essere sì una madre, una nonna, una zia, come vi dicevo all'inizio, questa persona a cui si dà tanto peso, no? Ma per qualcuno potrebbe anche essere un ex moglie, un ex che in qualche modo si ha bisogno di lasciare indietro, come se le acque fossero ancora confuse. C'è bisogno prima di chiudere un ciclo e tenete presente che siamo in fase di chiusura perché abbiamo sia la ruota della fortuna che un 10 di spade, però ho come la sensazione che qua si debba chiudere un matrimonio per rinascere un pochettino.
o è una relazione precedente. Se non è un matrimonio può anche essere un contratto, magari, non lo so, vi faccio un esempio, l'altra persona è una persona che ha dei lavori importanti, un contratto per le mani, fino a quando questo contratto lavorativo non è concluso, è come se non fosse abbastanza rilassato o rilassata da godersi la relazione con voi, no? Potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Andiamo a vedere l'energia comune. Abbiamo un 5 di coppe e la temperanza. Qui è stato fatto qualche torto, c'è stato qualche mancanza che bisogna guarire. Ed è proprio quello che sta facendo venire i dubbi ad ambedue le parti, di qua perché non si vedono movimenti e di qua perché non si vogliono fare movimenti. C'è stato come un qualche cosa che è pesato nella relazione, di cui c'è bisogno di parlare, come se ci fosse bisogno di portare a galla questa cosa, di riportare in equilibrio, di guarire letteralmente questa cosa che si sta facendo finta di non vedere. E potrebbe essere, l'altro vi ha risposto male, vi ha trattato male, non vi è piaciuto, ma per amor di pace non avete detto niente. Ecco, questa è una cosa che non è che dovete azzannarvi, però è giusto far presente all'altra persona, guarda, quando mi hai detto quella cosa lì, io ci sono rimasta male. E spiegarsi, anche perché poi in base a come risponde l'altro ho capito di che forza è. Andiamo a vedere il matto. Mm. Cosa vedo, ragazzi? Ne sono uscite un sacco, queste qua coperte le tolgo. Allora, re di coppe, mago, 6 di bastoni, 2 di coppe, carro e 9 di coppe. Allora, devo dire che a livello romantico, a livello di cuore, vi sento molto all'unisono. Probabilmente ci sono delle cose che a livello mentale qua vi fanno tirare indietro per delle paure pregresse, però potenzialmente quando state insieme sento che si sta bene, che c'è unione, che c'è compromesso, che c'è appagamento, c'è voglia di cioè costruire. Sì, se siete già in coppia da tanto può essere la costruzione della famiglia e può essere anche proprio andare nella stessa direzione, ma è come se si partisse da punti di partenza, scusate la ripetizione, diversi, per andare entrambe nella stessa direzione. O perlomeno il cuore di entrambe vuole la stessa cosa, ok? C'è questa voglia di manifestare lo star bene insieme. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 8 di pentacoli, un mondo, fante di spade e matto. Allora, qua devo dire che ho un po' la sensazione di prima, che ci siano come delle distanze a livello geografico, dei problemi lavorativi che potrebbero tenere lontane, cioè che vi potrebbero tenere lontani. Però ragazzi ho anche un avvertimento da fare. Ehm, non vi fidate delle facili promesse, perché qui abbiamo un matto al contrario. Come vi posso spiegare? Allora, non vedo carte di bugie, non vedo cose di cioè, nel senso, non vedo carte dove la persona cerchi di "fregarvi", tra virgolette, però sì che potrebbe esserci qualche cosa che viene detto un po' in modo leggero, magari proprio per recuperare a questa mancanza che qua si sta facendo finta di non vedere. Magari qualcuno vi proporrà un viaggio o si parlerà di un viaggio o di un progetto, però è come se fosse prematuro parlare di queste cose, quindi non date troppo peso. Aspettate che questa ruota della fortuna faccia il suo corso, insomma. Va bene, andiamo a vedere un lato d'ombra e poi abbiamo un angioletto per concludere la lettura. Mm. Abbandono, ve lo metto qua sotto il 5 di pentacoli. Può essere che l'altra persona, questa è una domanda che vi faccio, può essere che l'altra persona si comporti come si sta comportando perché sotto sotto ha paura di essere abbandonato e quindi preferisce magari rimanere in stand-by con questo appeso? Andiamo a vedere un angioletto. Queste sono carte piccolissime. Aspettate perché mi si è girato tutto, ok. Io ho le mani piccole ma sono difficili da maneggiare anche per me.
Ok, lasciar andare. E dietro ci sono gli angioletti. È tipo Cupido, perché ha la freccia. E che bello, perché quando uno lascia andare non si sente abbandonato. Cioè, lascio andare questa sensazione di vuoto e anche l'abbandono. Wow, belle carte queste. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi, condividere o mettere like. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti alle persone della seconda scelta, della seconda opzione. Anche per voi andiamo a vedere le energie per il mese di maggio. Tenete presente che sono letture collettive, voi siete tanti, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla e voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Io parlerò della vostra energia, dell'energia del partner, ma tenete presente che quello che io dico essere la vostra energia a voi potrebbe risuonare come la lettura del partner, quindi diciamo così che potrebbe esserci una risonanza invertita della lettura, ok? Tenete presente questo. Allora, ok. Partiamo con un fante di spade, un asso di spade, un 3 di pentacoli, un cavaliere di coppe, 7 di coppe, 2 di bastoni, 9 di bastoni, 4 di spade, fante di bastoni e mondo. Bene ragazzi, allora devo dire che la prima cosa che mi viene da dire, siate un po' più morbidi, ok? Perché ho proprio la sensazione che ci sia questa sorta di un po' rigidità nel mese di maggio. Non è tanto una rigidità nel, come vi posso dire, nel gestire la situazione, è più una rigidità di pensiero. È come se sentiste il bisogno e l'esigenza di fare come il punto della situazione, ma non c'è, è come se non ci fosse collaborazione tra le due parti. Andiamo a vedere carta per carta. No, queste sono troppe. 8 di spade. Cavaliere di pentacoli. È come se voleste vederci chiaro, proprio perché con questo 8 di spade non riuscite a vedere bene, come se le cose andassero magari un po' troppo lente e voi, diciamo, collegate il lento a fermo, come se aveste bisogno di capire più cose. Andiamo a vedere l'asso di spade. Mondo nuovamente. Credo che qualcuno abbia bisogno di una sorta di dichiarazione da parte dell'altro. Una verità che deve venire a galla, che potrebbe anche essere la vostra, come se voi aveste questa necessità di dire la vostra, di dire quello che avete dentro. Qualcuno potrebbe voler o dover organizzare un viaggio di lavoro. Potrebbe anche essere un trasferimento, ma con la scusa che c'è l'otto di pentacoli è un qualche cosa. Cioè, io credo che ci sia proprio la voglia di godersi la persona nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Andiamo
Andiamo a vedere queste due carte qui. 10 di coppe, 3 di spade, regina di spade, cavaliere di coppe, nuovamente e nuovamente rovesciato. Io credo che le cose siano molto confuse da parte vostra, perché da un lato vorreste questo completamento, questo appagamento, vorreste qualche cosa in più, però dall'altro lato è come se non foste tanto disposti a mollare la presa su certe cose. C'è comunque confusione, non vi... probabilmente questo cavaliere di denari è un po' sì, voluto, nel senso che siete voi che rallentate la cosa proprio perché non vedete bene, volete vederci chiaro. Probabilmente avete bisogno di parlare di più con questa persona, di far venire a galla certe verità, di conoscere più a fondo certi temi, certi aspetti magari della persona in sé piuttosto che di come vivere la relazione. Andiamo a vedere la persona di interesse. Partiamo con un 7 di coppe che è spiegato da un giudizio, da un 7 di spade e dalla luna. Allora, devo dire che la persona potrebbe essere parecchio con la testa fra le nuvole, diciamo così. In realtà vi dico, quando all'inizio vi ho detto che siete un po' più rigidi, è perché sento che questa persona è molto sognatrice, è molto entusiasta anche della vita, vorrebbe fare tante cose. Vi dico, per un gruppo molto piccolo di persone, la vostra persona di interesse nel mese di maggio vi dirà che non è così, però è così. Ha sentito di nuovo una persona del passato. È per un gruppo piccolo, è questo, ragazzi. Però proprio come la sensazione che si possano riaprire delle possibilità con una vecchia fiamma del vostro o della vostra partner. E avendo questo 7 di spade, credo che ve lo nasconderanno. Se questa non fosse la traduzione, perché non è il vostro caso, vi dico che è come se ci fossero un po' delle proiezioni da pulire, ma in effetti il sette di coppe mi parla di qualcuno che ha tante idee, che è preso da tante cose, anche un po' illusorie. La luna pure mi dice che ci sono cose che non si vedono, il sette di spade, che potrebbero anche essere nascoste volutamente. E con il giudizio è come se arrivasse qualche notizia. O arriva una notizia e questa persona ve lo nasconde, o è una chiamata di qualche ex e questa persona ve lo nasconde. Andiamo a vedere il due di bastoni. Fatemi sapere poi nei commenti quando scoprirete che cosa vi nasconde. Magari alla fine di maggio lo saprete. Allora abbiamo una giustizia al contrario per il due di bastoni. Fante di pentacoli e regina di pentacoli. Non so, vedo questa persona un po' ingenua, ingenuotta, come si dice. Non è tanto ingenua, però un pochino sì, perché ho come la sensazione che non voglia legarsi troppo, proprio perché ha in testa qualcosa questa persona. O sono viaggi, o sono spostamenti, o sono progetti di espansione, cose di questo genere. Per adesso ho come l'idea che non voglia legarsi nel lungo periodo ed è per quello che secondo me qui voi avete bisogno di qualche cosa di chiaro, di qualche cosa che sia delimitato, definito. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli. Devo dire che questa persona ha anche delle barriere difensive parecchio alte. E se c'è un genitore, una mamma di mezzo, devo dire che sento che questa persona si sta occupando di questo genitore, di questa mamma. Dico mamma perché abbiamo due regine, ma potrebbe anche essere un padre.
perché sento che questa persona è giovanile. Se per esempio questa persona non fosse così giovane da avere ancora la mamma in vita, io qui ragazzi ho come la sensazione che la via dura di cui voi avete bisogno non combaci tanto con la via morbida di cui ha bisogno questa persona. Secondo me dovete lavorare un pochettino alla flessibilità e questo modo negativo di vedere le cose. C'è un po' di confusione, probabilmente voi vi aspettate che questa persona si faccia avanti o vi dica cose, ma siccome non è tanto focalizzata neanche su se stessa, secondo me diventa difficile capire da che parte andare insieme. Difatti mi spiego poi anche queste, adesso andiamo a vederle. Allora, andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo il matto e la ruota della fortuna e un 5 di bastoni. Qui c'è bisogno di qualche chiacchiera, di qualche confronto pacifico che possa comunque cambiare il modo di vedere le cose, il modo di vedere la relazione, il modo di vedere la frequentazione, il progetto di vita, quello che potrebbe essere un trasferimento, però ho come la sensazione che con questa ruota della fortuna si debba un po' cambiare la prospettiva, il modo di farsi avanti, il modo di avanzare. Tenete presente che questo 4 di spade fa riferimento a dei corsi anche o a dei ritiri spirituali che servono proprio per riequilibrare lo stato psicoemotivo della persona. Quindi magari entrambe avete bisogno un attimino e capire effettivamente di che cosa. Con questo non sto dicendo che, cioè, che ci sarà una separazione, semplicemente potreste anche prendervi, a me questo mazzo piace molto perché c'è questa signora con il drink che sta tranquillamente riposando, quindi è un momento di riposo, appunto, perché ci sono come dei conflitti ehm, per minuterie, per cose di poco conto, che potrebbero drenare un pochettino. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 4 di bastoni e un 9 di spade. Io credo che entrambe abbiate voglia di qualche cosa di più, ma semplicemente non parliate ancora la stessa lingua. Voi vi sento, come vi dicevo prima, un po' rigidi non mi piace, però come se aveste bisogno di più conferme o di parlare di più o di capire di più come sono le cose, come se aveste bisogno di un passo in più. Mentre l'altra persona la sento un po' titubante, la sento un po' ehm, anche condizionata per certi versi, potrebbe essere da queste due regine, quindi se non è la madre è l'idea che si ha di una donna o cose per lo stile. Sta di fatto che comunque ognuno dei due ha paura di non riuscire a trovare l'equilibrio con l'altro, un po' perché le cose sono giovani, perché magari vi conoscete da poco tempo o la storia diciamo, è passata alla fase successiva da poco tempo, però c'è bisogno probabilmente anche un po' di relax. Mi vorrebbe dire di un viaggetto, ma se è proprio il viaggetto il punto di scontro, magari un fine settimana semplicemente, piuttosto che un pomeriggio in mezzo ai boschi o in qualche teatro, piuttosto che un museo, insomma, per fare qualcosa di diverso. Andiamo a vedere il mondo. La la. La la. Asso di denari, asso di coppe e mago, che è una carta numero 1. Tre inizi. Il mondo non si è ancora, diciamo, capovolto, girato, nel senso che c'è un periodo che qui si sta concludendo, secondo me, per dare il passo a tutti questi begli assi. Carta di manifestazione, carta di inizio di una relazione, carta di concretizzazione. Ragazzi, siete sulla buona strada, però vi dico, è come se partisse, scusate, partiste da punti diversi per andare nella stessa direzione.
Smussate un po' gli angoli, mi viene da dire, non aspettatevi troppo la collaborazione dell'altro, o anzi, cioè, perché quando siamo noi a crearci le aspettative, l'altro poi non è tenuto a soddisfare le nostre aspettative, perché siamo noi che ci siamo creati l'aspettativa che magari ci regalasse dei fiori, ma non è, cioè sì, noi ce lo aspettiamo, può essere un pensiero carino, ma l'altro non è tenuto a farlo. Quindi poi creiamo l'aspettativa e se l'altro non fa quello che noi ci aspettiamo, rimaniamo delusi e saremo ben tonti, cioè ci creiamo sofferenza psicologica da soli. Va bene, andiamo a vedere ancora una zona d'ombra potenziale di questo mese nella relazione e poi andiamo a vedere anche un angioletto. Opinioni. E mi sembra che il mazzo di Osho, il 7 di coppe sia chiamato proiezione, una cosa del genere, e ci va un po', casca un po' a fagiolo con queste opinioni, perché le opinioni sono sempre soggettive. Quindi si può convivere anche con opinioni diverse. Il punto è trovare un punto di incontro semplicemente, senza discutere. Mm? Va bene, andiamo a vedere un punto luce, diciamo così, di questa situazione, di questa relazione nel mese di maggio. Guarigione, ve la metto qua vicino al 4 di spade, e semplicità. Sì, alle volte le cose semplici sono quelle più belle. Non è il caso che la persona ci faccia una dichiarazione con la sviolinata, ma magari il fatto di risponderci nel giro di 5 minuti ogni volta che mandiamo un qualsiasi tipo di messaggio ci fa capire che la persona è presente, al di là che ci regali un fiore o no. Mm. Poi magari ci sono certe persone che regalano il fiore e quando mandate un messaggio ci mette un giorno e mezzo a rispondere, ecco, quindi alla fine è sempre tutto un po' relativo, dipende da che cosa eh, voi vi aspettate, per tornare al discorso di prima. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per il mese di maggio. Spero che la lettura vi sia stata utile per così capire un po' meglio la situazione, per darvi degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. In questo periodo stiamo lavorando su come guarire il bambino interiore. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute anche alle persone che hanno scelto il mazzo numero 3. Andiamo a vedere l'energia per maggio. Come dico sempre ragazzi, le letture sono per un collettivo, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto. Io parlerò della vostra energia e dell'energia del partner o della partner, ma potrebbero anche risuonare come energie inverse, quindi insomma siate elastici e flessibili con quello che vado a dire. Bene, andiamo a vedere. Abbiamo la carta della giustizia, fante di denari, re di coppe, 10 di spade, re di pentacoli, 6 di coppe, giudizio, matto, imperatore e appeso. Avete diversi arcani maggiori, ragazzi. Devo dire che tutto sommato mi sembra una stesa interessante. Non ci sono per adesso carte particolarmente, tra virgolette, preoccupanti. Ehm, Ho la sensazione che con questa persona la relazione sia sulla giusta strada, anzi, vedendo anche un po' questo appeso, scusate, il matto è qua, ho l'idea che si sbloccherà qualche cosa.
nella relazione. C'è come qualche punto da regolarizzare prima. Io ho come la sensazione che voi abbiate molto i piedi per terra, che siate molto concreti, che sappiate che cosa vogliate, che vogliate fare le cose in un certo modo e che è come se si debba prima aspettare una sorta di passaggio in questo mese di maggio. Cioè come, perché qui c'è un 10 di spade e qui è un matto al contrario che parla di nuovi inizi e è come se ci fosse bisogno di mettere un punto a capo per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla giustizia. Re di bastoni, 5 di spade, asso di spade e 2 di pentacoli. Si vuole fare le cose in un certo modo. Qui devo dire, tra il 5 di spade e l'asso di spade c'è qualche cosa nella comunicazione, in quello che potrebbe essere l'idea o le idee che avete, che diciamo non collimano proprio con quelle del partner. Il 5 di spade mi parla sempre di una sorta di confusione mentale. È per quello che avete bisogno di fare le cose secondo le regole, probabilmente perché c'è bisogno di dire le cose come stanno, c'è la necessità di dissipare questa confusione mentale di cui ci parla il 5 di spade e mi verrebbe anche da dire, rompere gli schemi di comportamento per qualcuno di comando legati a questo 2 di pentacoli. Andiamo a vedere il fante. Diavolo e 2 di coppe. Sento che qualcuno qui mi hanno parlato, ho sentito proprio la parola possesso. Ho come la sensazione che ci potrebbe essere con questo diavolo un'energia del o tutto per me o niente, o tutto subito o niente. Diavolo è sempre un'energia che un po' condiziona. Vi dico, ho l'idea, quando vi dicevo che avete molti piedi per terra, ho l'idea che in un certo modo stiate cercando tipo qualche lato negativo dell'altra persona, è un giochetto che io ogni tanto facevo, ehm, per non cascarci subito, no? Allora, per rimanere, diciamo, un pochettino più tranquilli, si cominciano a vedere, diciamo, quelli che potrebbero essere definiti i difetti dell'altra persona per rimanere con i piedi per terra, per non idolatrare troppo l'altra persona e per mantenerla umana con i pregi e i difetti, no? Però qui ho una sensazione di condizionamento legato all'idea della coppia o legato all'idea di come sarebbe la coppia con questa persona. O probabilmente se siete già in coppia c'è qualche cosa che vincola qui. Ho come l'idea che qualcuno non si senta giustamente valutato. Andiamo a vedere la di coppe. 6 di spade e 3 di coppe. È come se vi dicessero che avete bisogno di maturare una nuova idea di collaborazione, di amicizia, di divertimento, di cosa vuol dire lo stare insieme. Perché se di spade è una carta che mi parla di credenze limitanti, quindi qui vi dicono allontanatevi dall'ideale che avete di uomo o donna ideale. Cercate un nuovo tipo di equilibrio, un nuovo modo di assaporare il tempo con la persona. Andiamo a vedere il 10 di spade. Allora, qui abbiamo un 6 di pentacoli, un 6 di bastoni, un 6 di coppe e un 7 di pentacoli. Allora, vi faccio presente che voi avete la giustizia, però l'altra persona ha il 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia. Quindi
in qualche modo c'è affinità, anche proprio a livello mentale. Io sento che anche l'altra persona ehm, vuole fare le cose fatte in un certo modo, però è come se adesso non si potesse ancora fare le cose, diciamo, alla luce, se non si potessero fare alla luce del sole. In realtà poi abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, una peso al contrario mi dice che qualche cosa andrà a sbloccarsi, ma ho la sensazione che ci siano dei temi pregressi riferiti al passato o riferiti a dei bambini per qualcuno che impediscano un po' il naturale svolgimento delle cose. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Avevo il mazzo al contrario, ragazzi, quindi questo lo giro. Abbiamo un mago e un papa. Sì, vi dico ragazzi, secondo me questa persona ha bisogno di fare un attimo il punto della situazione per conto suo, anche proprio a livello economico, secondo me ha bisogno di un attimo di respiro, è come se dovesse chiudere un ciclo precedente che ha in testa di chiudere perché vuole fare le cose fatte in un certo modo con voi. Però ho anche la sensazione, perché guardate, queste carte qui sono carte che mi dicono che si sta guardando al futuro, che si vuole iniziare un qualche cosa, si vuole fare un qualche cosa con intenzioni di un certo tipo e poi dopo abbiamo il Papa, che è la carta per eccellenza, diciamo, del matrimonio, dell'unione ufficiale. Però è come se in questo momento non fosse la cosa ideale da fare all'interno della vostra relazione. Andiamo a vedere e se per caso siete in coppia da tanto tempo, magari questo potrebbe proprio voler dire il matrimonio, il fare il passo di sposarvi. Può essere già, cioè per esempio, tutti e due vogliono fare le cose fatte in un certo modo, ma è come se in questo momento non ci fossero delle basi, magari anche economiche. Potrebbe essere che lui o ha perso il lavoro da poco, sta cambiando lavoro e quindi voglia un attimino, lui o lei è sempre, voglia un attimino, diciamo, rassicurare la parte economica prima di fare un passo così importante. Andiamo comunque a vedere queste. 6 di coppe per piacere, grazie. Torre e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere il giudizio. 4 di pentacoli, 9 di coppe e 7 di bastoni. Ragazzi, devo dire che per questa persona è molto importante la materialità, soprattutto se è in un momento, diciamo, di cambio, di difficoltà nel lavoro e ci sono dei figli in mezzo. Sento che è un po' quella la sua priorità, cioè come devo stare prima sereno o serena da un punto di vista economico-finanziario per poi dedicarmi o per poi, insomma, far passare la relazione ad un altro livello. Però andiamo a vedere quale sarà l'energia comune. Allora, partiamo dal matto, scusate, non so perché continuo a confonderli. Allora, abbiamo il mondo, un fante di bastoni e un re di spade. Sì. C'è qualcosa anche legato ai figli, eh? Diciamo che non c'è tanta fiducia nell'esporsi nel mese di maggio. Potrebbe essere che ognuno resti un po' nelle sue idee. Devo dire che però sento che c'è molto rispetto tra di voi. Cioè, è come se ognuno dei due capisse, rispettasse gli spazi dell'altro. È una bella energia in realtà. E anche, vi dico, adesso andiamo a vedere questo imperatore, ma è stabile, è concreta la cosa. Abbiamo un 4 di spade e una sacerdotessa. ehm, che interessante, che interessante. Perché l'imperatore è una carta di forte, forte concretezza, è in una posizione di spiritualità e qui vengono fuori due carte di, da un lato la guarigione, dall'altro lato è il, diciamo, l'oltrepassare i dubbi. Mm? Quindi sento che comunque è un momento dove la spiritualità prenderà concretezza, è come se ci
fossero delle risposte concrete da parte dell'altro. O comunque a livello emotivo è come se vi sentiste presenti. Andiamo a vedere cosa si sblocca. Allora, se ci sono questioni di bambini, potrebbe essere proprio quello che nel mese di maggio si sblocca. Diversamente, sento che qui qualcuno prenderà in mano le redini della situazione. E comunque potrebbero arrivare degli sblocchi anche a livello burocratico, soprattutto se l'altra persona sta aspettando separazioni o cose del genere, vi dico che sì, ci potrebbe essere proprio uno sblocco di quel genere lì, ragazzi. Vi dico, io sento che la persona è una signora persona, cioè nel senso pulita, matura, concreta. Però vi dico anche un'altra cosa, a parte questa necessità di concretezza che ha di sistemare prima la sua vita o comunque ci sono certi temi che ha bisogno di sentire che sono a posto, devo anche dire che è un momento un po' particolare per questa persona e ha come bisogno nella sua vita in generale di fare un po' il punto della situazione. Questo non vuol dire che voi non ci sarete, non ci siete più o che siete, diciamo, messi in discussione, ok? Però semplicemente sento come se avessi bisogno di, sì, di fare una sorta di punto della situazione. Però tutto sommato devo dire che le carte dell'energia comune sono parecchio belle. Poi c'è il sole, ragazzi. Il sole è una carta di purezza d'animo, è una carta di amicizia. Probabilmente qui avete bisogno di diventare prima amici e poi amanti. Perché non vi nego che, allora, se da poco che vi conoscete c'è parecchia attrazione sessuale. Se vi conoscete già da un po', devo dire che pare che sotto le lenzuola ve la intendiate parecchio. Quindi voglio dire, la chimica c'è anche una stabilità di sentimenti nel mese di maggio. Probabilmente ci sono dei fattori esterni che vi rendono un po' sfiduciosi, magari ci sono dei ritardi, ci sono come degli imprevisti che potrebbero farvi venire qualche dubbio, ma niente di che. Smontatevi un po' da quest'idea che avete di come deve essere l'uomo o la donna ideale o di come deve essere la relazione, cioè nel senso perché poi condiziona un po' troppo. Prendete come viene la cosa, osservate la persona nel momento perché la persona è presente, c'è. Perlomeno io lo sento così. Andiamo a vedere, ragazzi, qualche... Ok, un lato d'ombra, oscurità, mi pare giusto. C'è qualche cosa che è al buio, qualcosa che o state nascondendo, anche se vi dirò, a parte l'unica... Ah no, c'è anche la torre qui. Sì, c'è un qualche cosa legato al io voglio che crea questa zona d'ombra, questa zona di pesantezza all'interno della relazione. Pensate se vi è capitato di dire all'altro o all'altra io voglio così, io voglio questo, io voglio che ti fermi, io voglio... perché quello è l'ego. Invece magari l'altra persona ha una situazione difficile da gestire e insomma a un certo punto bisogna anche essere comprensivi nei confronti dell'altro perché ha bisogno di spazio. Io vi dico, per voi sento che c'è questa persona, però è come se in questo momento ci fossero altri temi prima da trattare. Va bene, andiamo a vedere un punto luce, diciamo così, sono le carte degli angeli queste. Semplicità. C'è anche una carta di un oracolo che dice latte e miele, l'oracolo della saggezza mi pare che si chiami. E parla proprio di godersi le cose semplici della vita, cioè godetevi il momento presente, la persona c'è. Cioè, se quando avete bisogno vi risponde, se quando scrivete non vi fa aspettare dei giorni prima di rispondervi, è perché è presente. Poi sì, succede che ci siano gli imprevisti, che non ci si possa vedere, che si salti una settimana o due, o cose di questo genere, o che si rimandi quel determinato progetto per X tempo. Però ecco, sono le cose semplici
della vita che riempiono anche la quotidianità, no? Va bene ragazzi, spero di avervi ispirato. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!